Ciao, in questo video voglio darvi un'alternativa ad un lavoretto che ho appena terminato. È lo stesso filo, lo stesso filato che ho utilizzato per il Sweetie Mini Dress. Qui ve lo espongo in una piccola variante e quindi potete scegliere quale preferite. Buono spin! Dopo aver eseguito 2 triangoli, questa volta ci serviamo soltanto di 2 triangoli, con 6 righe ciascuna, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la settima riga la utilizziamo per unirli. Dopo aver unito con la settima riga i 2 triangoli, non interrompiamo il filo, in pratica lasciamo i 2 triangoli accostati. La settima riga la facciamo partire dal capo, dall'angolo più esterno del nostro triangolo e avviamo così questa che è la settima riga. Arrivati nel mezzo, saltiamo senza nessuna separazione sul triangolino esterno e facciamo il perimetro dell'altro triangolo fino all'angolo estremo sul lato opposto. Ecco, dicevo, da questo punto non staccate il filo, ma tornate su con i triangolini, con appunto la lavorazione dei gruppetti di 3 punti alti, soltanto per i primi 2 spazi. Quindi è come se doveste iniziare un'ottava riga, ma in realtà la interrompete soltanto nei primi 2 spazietti. E così continuate girando il lavoro e creando queste file di gruppetti di 3 punti alti esattamente con la stessa lavorazione che avete fatto qui. Quindi ripeto, alla settima riga sul triangolo non spezzate il filo, ma tornate su soltanto per 2 gruppetti e così create avanti retro questa striscia che è praticamente il corrispettivo del retro del vostro busto. Quindi, come vedete, prendete la larghezza del vostro busto, tenendo conto della misura delle 2 coppe frontali e allungatevi a destra e a sinistra proprio per coprire la circonferenza del vostro busto. Ovviamente, arrivati a questo punto, interrompete il filo, lo riprendete dalla parte opposta e create sempre per i primi 2 spazietti la stessa striscia. Terminata quindi la parte alta del vostro corpetto, eseguiamo le righe orizzontali esattamente come abbiamo fatto per il Sweetie Mini Dress e quindi entrando per gli spazietti che i nostri triangolini hanno creato. Ho eseguito esattamente il medesimo procedimento, ho lasciato laddove c'è il buco sottostante le 4 iniziali maglie, così come vi avevo fatto vedere nel precedente video, spazietto di una catenella e così procediamo per tutta la riga. Quando arrivo nel centro della mia coppa entro proprio nel punto del cerchio magico iniziale del triangolino e così riprendo in modo speculare, quindi a specchio, esattamente la lavorazione da questa parte, ricreando una riga. Arrivo in fondo e metto sempre i 4 punti alti a chiusura. Questo ricordo perché almeno l'ultimo punto alto, il quarto, ci serve per salire, vedete,
con le 3 magliette che sostituiscono il punto alto, una di spaziatura e poi riprendiamo la lavorazione della riga. Ora scendiamo con il busto tanto quanto desiderate. Potete fare un busto molto attillato fino alla vita oppure a vita alta e quindi potete fermarvi prima. Vado avanti per quanto ho qui caricato sul mio gomitolino, vediamo, dovrei scendere di almeno 4 righe. Poi vediamo il risultato. Proseguendo nella lavorazione del corpetto, verificate se la vostra circonferenza rispetta il vostro busto. Questo perché ovviamente se vi siete dati dei centimetri come riferimento, può essere che nella vostra lavorazione abbiate perso qualcosa, ed effettivamente questo è il mio caso. Io ho provato col centimetro e probabilmente utilizzando un uncinetto 4,5 e la mano che oggi ho messo, mi ha stretto leggermente troppo il lavoro. Quindi, visto che ho ancora a disposizione una parte di filo che ho lasciato volante, a questo punto ottimizzo la misura creando delle piccole righe a questo punto a mo' di bordo, cioè soltanto sulla parte finale del mio lavoro inserisco una riga a punti alti. Quindi vediamo se riesco a farne almeno 2, dubito, però in ogni caso lo faccio sia da una parte che dall'altra. In questo modo recupero i centimetri che sulla schiena mi servono per chiudere il mio corpetto. Procedo in questo modo perché dopo che ho raggiunto la misura desiderata inizierò con la lavorazione della gonna. Con il filo che avevo lasciato volante sugli estremi sono partita per fare questa riga di punti alti. Come vedete ho utilizzato lo stesso identico pattern che ho utilizzato per il resto della lavorazione, quindi il primo è una catenella di 3, gruppetto di 3, una catenella di separazione e gruppetto di 3, esattamente i buchi ed esattamente come tutto il resto della lavorazione. Quindi in modo molto semplice ho sfruttato la possibilità di allungare leggermente le dimensioni del mio busto. Pensavo di avere più filo, ovviamente così non è. Mi sono interrotta per il momento sul filo che ho a disposizione, adesso aggiungo il resto e poi verifico ancora una volta prima di partire con la gonna se la lunghezza del mio corpetto, anzi se la larghezza del mio corpetto è giusta per iniziare il resto della lavorazione. Ben ritrovate, oggi notate certamente una luce diversa, finalmente si è potuto uscire sul terrazzo, c'è sole, c'è caldo, quindi perfetto per pace e tranquillità. Dunque torniamo a noi, vi avevo lasciato con l'inserire 4 righe in più per compensare la misura che avevo evidentemente clamorosamente sbagliato per il mio corpetto, ma devo dire che questo escamotage va benissimo ugualmente. Ho fatto 4 righe in più sul lato e 4 anche dall'altro. Ora un lato lo lasciamo momentaneamente stand by perché riprendiamo la lavorazione. Diciamo che il corpetto, quindi la parte alta, si può definire conclusa. Terminato quindi il corpetto, ecco, vedete, ho iniziato la lavorazione della gonna seguendo il pattern così come vi ho segnato qui nell'angolo. La diversità rispetto al sweaty mini dress è che qui si lavora tutto a pannello, quindi non c'è una lavorazione circolare e quindi si segue il pattern così come esposto e si dà libero lunghezza a come la desiderate. Sarà poi in fase ultima di rifinitura che si chiuderanno insieme le due metà. Vedete, io qua ho già fatto la prima riga con gli archetti più piccoli ogni 3,
poi la riga dei petali e adesso sono ai punti alti. Ecco, il pattern ha una sequenza precisa. Voi sentitevi liberi di personalizzarla come volete. Potete fare 2 righe a punti alti o una soltanto, oppure inserire magari una piccola riga a tutta piena a punti bassissimi o a punti alti. Avete la capacità per gestire naturalmente come desiderate personalizzare questo pattern. Quindi proseguiamo e vi farò vedere da qua a qualche riga come sta venendo. Ecco qui, questo è, una volta chiuso il retro, qua i 2 lembi che si avvicinano, per il momento li ho solo accostati, l'apertura del vestitino, le coppe, e adesso con il filato che ancora ho a disposizione scendo qualche riga senza però, dicevo, fare ulteriori aumenti. Personalizzo la fine del mio abito. Vi faccio vedere poi cosa ho pensato. Ho steso l'abitino sul tavolo, così completamente aperto vedete fino a dove sono arrivata. Ho proseguito il pattern così come specificato. Vedete le righe, sono archetti, i petali, poi queste righe di quadrotti, diciamo così, per poi ripetersi. L'ho fatto per 3 volte. L'abito riesce così a prendere questa apertura, quindi come vedete ha proprio l'effetto gonna e si apre. Questi aumenti vengono eseguiti sulla parte piena del pattern, quindi laddove c'è tutta la parte piena si aggiungono i punti. Nel primissimo caso si aggiungono ogni punto sì, ogni punto no, cioè sì e no, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e così piano piano dolcemente si allarga la riga. Nel secondo caso, se la volete più netta, ne aggiungete 2, oppure, visto che già comunque un po' si è aperta con la prima lavorazione, ripetete sempre la sequenza di aumenti 2, 1, 2, 1, sempre in prossimità della riga piena. Ecco, ci tengo a specificarvi che, ricordandovi che gli archetti sono creati su un equilibrio di 3 ogni 3, quindi voi a un certo punto, quando chiudete la lavorazione della riga piena, contate se vi vengono giusti per poter realizzare su i gruppetti degli archetti sulla quale poi si formano questi petali. Dovesse mancarvi uno o doveste averne in eccesso, semplicemente distribuiteli o eliminateli in modo sparso sulla riga. Quindi non vi formalizzate troppo, tanto ai fini della lavorazione non si vede ovviamente se ne avete aggiunti o diminuiti. Vi voglio anche fare vedere la lunghezza che sta prendendo e poi, come potete vedere qui sotto, ho deciso, dopo il pattern che vi ho fatto vedere, di realizzare l'ultima parte della gonna con un disegno che, preso ispirazione comunque nel web, ho deciso di disegnare e creare io ex novo. Voglio dare alla gonna un carattere e mi piace l'idea che finisca con un po' di puntine. Quindi adesso vi metto qui nell'angolino anche il diagramma e il disegnino che ho creato io. Adesso, chiudendo l'abito, voglio farvi vedere, questa è la chiusura che avrà dietro la schiena. Ecco qui, questo è di fatto la forma che prenderà il nostro abitino.
ho inserito un colore diverso, voglio dargli appunto un po' di personalizzazione, renderlo un po' più gioioso, quindi adesso sto creando questi inserti che peraltro mi aiutano per avere un po' più di margine nella lunghezza, perché come sapete io con questo filo purtroppo non ho molta disponibilità e quindi aggiungere anche altri colori mi aiutano a scendere in lunghezza. Per questo rosa sto usando 2 filati molto fini, sono proprio un 8 e quindi per avere più o meno lo stesso impatto, la stessa durezza che ha questo cordoncino, ne ho assemblati 2. Ora penso che riprenderò in parte la lavorazione del fucsia e poi dovrò tenere conto di avanzare qualcosa per sistemare in fase ultima anche le spalline. Come vedete qui quindi è la schiena e poi chiuderò tutta questa parte fino ad arrivare in fondo. Vado oltre con la gonna e vi farò vedere come viene. Ecco, questo è lo schema del proseguo della gonna, quindi vedete questo è il pattern così come per lo schema originario, quindi questa è la riga dove ci sono gli aumenti per allargare la gonna e poi ho eseguito ogni 3 questi punti alti con la separazione di 2, vedi questa sorta di archetti. Questo sulla prima riga, al ritorno invece sono doppi punti alti che creano questo petalino, quindi sono chiusi, 2 agganciati con 2, 2, 2, 2, 2 di separazione. Ho alternato così le righe, addirittura qui per variare ho messo 3 punti alti nell'inserimento, vedete, degli archetti sottostanti e qui ho ripreso un'apertura fino ad arrivare ancora una volta a queste piccole aperture. Spero che sia chiaro, ve lo tengo sempre in evidenza così in qualsiasi momento potete consultarlo. Ecco qui ci siamo, direi che la mia lunghezza è raggiunta, più di così non posso utilizzare il mio filato, ho deciso che ne tengo da parte un po' per occuparmi poi anche delle spalline. Questo vedete è come si presenta, devo chiudere il retro e quindi adesso provvederò ad unire semplicemente con ago e filo nascosto dietro e salirò in chiusura fino al retro. Vi faccio vedere dietro com'è. Ecco qui. Ho momentaneamente messo dei marcatori in modo che mi diano l'equilibrio. Ora chiudo, dicevo, con ago e filo nascosto per la parte interna fino intorno alla vita, quindi vado fino al corpetto. Sono indecisa se fermarmi qui dove ci sono i petali o un po' più alto, in modo per avere accessibilità e poter calzarlo, diciamo così, vestirlo. Ora in chiusura mi occupo adesso delle rifiniture, oltre, ripeto, al unire i 2 lati, tolgo questo cordoncino che avevo messo per aiutarmi, eseguo 2 spalline a catenella che lascerò libere e troverò modo di attaccare eventualmente con un bottoncino dietro, ma soprattutto ho intenzione di inserire ancora un po' del rosa che ho utilizzato in fondo alla gonna sopra in prossimità delle coppe, quindi intanto intorno alle coppe eseguo un bordo partendo sempre dalla fine del corpetto, eseguo tutto un bordo di punti bassi
per poter poi agganciare la spallina, chiudere, diciamo, raccogliere un po' più la coppa del seno e dare appunto col colore rosa un po' di personalizzazione, come la chiamo io, un po' di carattere. Bene, direi che mi sto avvicinando alla fine, eseguo questi ultimi passaggi e vi faccio vedere poi come è venuto anche indossato, naturalmente. Bassa della gonna è questa, sempre lo schema. Questa parte che vedete di 1 e 2 righe colorate sono identiche, quindi questi sono gli archetti che abbiamo lasciato sul schema A, invece qua siamo sulla B e quindi adesso la parte finale riprendiamo gli archetti con questo ventaglietto di separazione. Questo, per intenderci, è la parte color rosa che ho fatto al mini abito. Come ultimissimo bordo ho fatto questi archetti di 5 che vanno inseriti con un punto basso dentro alla separazione, creando con questa catenella di 4 un piccolo gancetto. 5 5 5, 4 di catenella e ancora 5 5 5, punto basso fermo. L'ultimissimo giro, che crea questa sorta di punta finale sulla gonna, prevede questo inserimento di doppi punti alti laddove c'è questo, come io lo chiamo, gancio, questo piccolo occhiello in cui inserire i doppi punti alti. Quindi, ricapitolando, si inizia con l'ultima riga di 4 catenelle, che è il corrispettivo del doppio punto alto, 2 di separazione, doppio punto, 2 di separazione, doppio punto, 2, ci si aggancia all'archetto di 5, altre 2 catenelle, ci si aggancia all'archetto sottostante, 2, ci si attacca all'archetto sottostante e ancora 2, doppio punto, 2, doppio punto alto, 2, doppio punto alto, e così si ripete, agganciandoci sempre all'archetto sottostante con la separazione di 2. Spero che sia chiaro, capisco che con tutti questi segni ci si può un attimo confondere, spero di aver in qualche modo chiarito lo schema. L'ultima definizione è un passaggio di punti bassi su tutto il perimetro, soltanto in concomitanza della separazione di questi 2 doppi punti alti creiamo un occhiolino sempre di 4, questa volta piccolo perché rimane per l'appunto la gocciolina finale della nostra gonna. Quindi vedete, sono tutti punti bassi, sempre seguendo i doppi, i 2 punti sottostanti, quindi quelli della catenella sotto, entro qua sempre di 2, entro qua sempre con 2, il blu, sto parlando del blu, doppi punti bassi, qui punto basso, 4 catenella, punto basso e ancora 2, 2, proseguo così per tutto il perimetro. Questa è la chiusura della mia gonna e anche per questo schema ve lo lascio fisso in una pagina a parte, così lo consultate tutte le volte che avete bisogno. Ecco, proprio nell'ultimo giro che ho ripreso in colore fucsia, ho chiuso la lavorazione su se stessa, quindi anche il disegno, così come vi riporto nello schema, prevede che ci sia il primo
la prima lavorazione di questa punta, diciamo così, ecco, dunque la punta è formata, come vedete anche nello schema, da questi 4 doppi punti alti e da questa separazione di 2 sulla quale poi viene fatta un ultimissimo archetto di bellezza, diciamo così. Ecco, quindi quando ho iniziato la riga ho fatto questi 2 doppi punti alti, per poi, quando poi ho richiuso la riga, ho fatto altri 2 punti alti e 2 catenelle di separazione per andarmi a chiudere sul doppio punto alto iniziale. In questo modo ho chiuso la gonna e ho chiuso la lavorazione. Adesso mi trovo sul retro del mio abitino e quindi valuterò con un filo elago, per non sprecare il cordoncino fucsia che ho, la chiusura delle 2 parti. Prendo il filo rosa, quindi ho realizzato i punti bassi, 2 per ogni spazio sottostante. Arrivati all'incrocio con la coppa ne ho fatto 1 attaccato e poi sono salita con un punto alto fino al vertice della coppa, sulla quale ho poi realizzato la catenella della spallina, sempre con il colore fucsia e l'inserimento di un altro filato. Qui ho lasciato per il momento le coppe senza ancora avere toccato, senza aver aggiunto nessun altro colore, e poi ho ripreso da questa parte la stessa lavorazione che ho fatto per l'altro senso, tenendo quindi frontale i punti belli, diciamo così, per non fare la lavorazione girata. Da qui ho preso il vertice e l'ho fatta verso l'esterno, altrimenti avessi dovuto lavorarla sempre dal corpetto, mi sarebbe venuta la lavorazione al contrario e il punto diverso rispetto che l'altro lato. Ecco, questo è per il momento quello che ho fatto. Proseguo nella chiusura, quindi dietro del mini abito, e poi vediamo se c'è da aggiungere qualcos'altro. Con ago e filo sto quindi assemblando i 2 lembi. Vedete, inserisco l'ago nella maglia esterna, quindi proprio quella più al di fuori rispetto alla lavorazione. Questo è un modo per integrare bene la cucitura e vedrete che poi sul lato frontale, quando gireremo il lavoro, non si vedrà praticamente il filo che abbiamo utilizzato. Deciso sul retro di effettuare la chiusura con una zip, quindi la sto fissando semplicemente con ago e il suo filato fucsia. Dopo la zip aggancio anche 2 occhielli per fissare le spalline. E la parte retro e delle rifiniture è terminata. Come vedete, questa è la zip. Ho inserito 2 piccole coppe che avevo dello stesso colore, giusto per nascondere la parte del capezzolo, semplicemente fissata con un filo leggero, e poi in ultimo ho inserito un paio di gancetti per fare in modo che la spallina abbia lo scorrimento. Quindi ho inserito il rotondino attaccato al corpo principale dell'abitino ed ecco qui inserito per lo scorrimento anche l'altro. L'ho fatto così in modo pratico perché, essendo la spallina semplicemente fatta di una piccola catenella, ho la possibilità di avere un gioco. Ecco, quindi il mio vestitino è terminato. Direi che non resta che provarlo.